saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la mitica Ford Gran Torino di Starsky e Hutch. Il modello è scala 1/8, l'edizione è a Hachette e l'uscita è la numero 46. Andiamo subito a dare un'occhiata al contenuto. Per chi volesse dare lettura, oltre che guardare le immagini, di ogni fascicolo che seguirà anche nei prossimi montaggi, potrà guardarsi il video unboxing, dove ho dedicato più tempo proprio per questa ragione. Saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie a tutti ragazzi. Abbiamo superato i 4.000 iscritti. Bellissimo! Ricordo anche alle persone che mi guardano ma non si sono ancora iscritte, sempre che ne abbiano piacere, ricordo a loro di farlo, di attivare la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale, dove potrete trovare altri modelli, non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. Una nuova notizia, come ho anche detto nel video unboxing, un mio iscritto di nome Giovanni mi ha commissionato 2 modelli da montare: la Lancia Stratos, della quale appunto sto facendo già i video di montaggio, e l'Audi 4. Infatti poi andrò a preparare il secondo numero. Grazie a tutti. Allora mi raccomando, cercate di evitare di toccare i LED con le dita, soprattutto se avete le dita sudate. È sempre meglio non toccarli direttamente. Abbiamo 3 cavi, questo qui contrassegnato con la lettera G, che è, andiamo subito a leggere, il cavo nero verde. Vediamo se così si mette a fuoco meglio. Il cavo nero verde delle luci posteriori di posizione. Questo sicuramente sarà quello, come in tutti i modelli illuminati, che avrà 2 scopi, uno ovviamente delle luci di posizione e l'altro degli stop, con una luce più intensa, sempre usando e sfruttando gli stessi LED. Poi abbiamo questo, questo è bianco e blu, e questo garantirà le luci ai fendinebbia. 4 LED, e la lettera è la I. Fate attenzione perché li hanno intrecciati bene, anche troppo, non tirateli. Quando vedete queste cose così, non fate l'errore di tirarle, perché il rame deve girare. Guardate, vi faccio vedere il rame, perché ovviamente all'interno della guaina c'è il rame, il conduttore. Guardate qui, tenete fermo non dallo spinotto, ma prima dello spinotto. Guardate come gira l'interruttore. Vedete? Deve girare, altrimenti lo danneggiate, e lui si addrizza come filo, vedete? Potete fare anche così, ma dovete sempre avere l'accortezza di bloccare i 2 fili e, senza tirare tanto, fare questo lavoro. Lo stendete
poi fate così e lui, vedete, si mette perfettamente in maniera diritta, e fate così con tutti. Guardate questo come è intrecciato, ma non ci sono problemi. Si fa così. Dovete avere pazienza, non dovete mai avere fretta. Ovviamente non dovete dare una pressione con il dito pollice troppo eccessiva, altrimenti rischiate di danneggiare i fili. Appena appena dovete tenere premuto, appena appena. E consentire al filo di poter girare su se stesso. Non dovete tirare in un colpo solo, ma dovete correggerlo piano piano. Sarà tutto più ordinato, vedete? E abbiamo finito. Voilà, mancava questo qui, quel 46A. Questo forse l'avevo detto, vero? Lettera G, posteriori di posizione, sì, l'avevo detto. Mancava il 46B, delle luci posteriori di stop, 46B. 46B, che è la lettera H. Eccola qui. Ah, prima avevo detto che erano questi gli stop, che è la lettera G, e invece sono le luci posteriori di posizione. Strano, perché di solito sfruttano un solo LED, come anche nella Lancia Stratos, che come ho detto prima, variando di intensità, sfruttano la luce di stop con la luce più intensa, e poi lasciando l'interruttore o il pedale lui diventa meno intenso e fa la luce di posizione. Boh, ci dicono che questi invece bianchi sono le luci, questi 46C, bianco-blu, luci H. Aspettate ragazzi, perché io sto facendo tutto in diretta e anche gli errori li faccio in diretta. Allora, questo è l'interruttore 46B. Ah, ok, no. Ah, ok. Abbiate pazienza, ma allora era giusto quello che avevo detto prima. Infatti mi sembrava questo, confermo, avrà due funzioni, posizione e stop. Questo che mi ha portato fuori strada quando ho letto qui posteriori di stop, vedete, però è l'interruttore, non c'è alcuna luce. Ok, è giusto così, che è la lettera H. Bene, adesso prendiamo il modello, è un montaggio molto semplice. Poi alla fine, prima di salutarci, vi faccio vedere anche gli altri pezzi che mancheranno poi qui adesso in questo momento, perché abbiamo questo che ci serve per poterlo montare. Allora, guardate, la prima cosa che andiamo a prendere, un attimo che leggo, è il cavo nero-verde
questo, non vi potete sbagliare perché ha i 4 LED rossi, e ha la lettera G. Questo andiamo a metterlo, guardate, qua, nel ricettore. Ovviamente qui sopra abbiamo la lettera G. Ecco qui, G. Quindi andiamo a posizionare il ricettore nel suo spazio dedicato, con le parti metalliche, se vi ricordate, ve l'avevo detto anche nel video precedente, rivolte tutte verso l'alto, non verso il pianale ma verso l'alto, e inserite lettera G. Ecco qua, abbiamo inserito la lettera G. Queste ci hanno detto che sono le luci di posizione e stop, e allora andiamo a fissarcele momentaneamente, così come abbiamo fatto anche con gli altri, con 2 pezzi di nastro carta. Poi alla fine, durante le varie fasi di montaggio diciamo conclusive, dove monteremo definitivamente il pezzo come va montato, li fisseremo nella maniera più corretta, ma almeno così non li abbiamo volanti. Io ho preso semplicemente del nastro carta, qualsiasi misura va bene, e l'ho tagliata delle strisce che volete voi. Ecco qua. È grande il modello, ragazzi, io più di questo non riesco a fare. Dividiamoli così. Perfetto. Ecco fatto, vedete, così è più ordinato, se non abbiamo questo pasticcio di fili qui. Bene, poi prendiamo il connettore bianco-blu contrassegnato con la lettera I, e andiamo a inserirlo qui. Vedete, qui abbiamo la lettera I, andiamo a inserirlo qui. Ricordatevi, parte del connettore metallico sempre verso l'alto. Cerco di mettere l'immagine a fuoco, ma non ce la faccio. Eccola qui. Va bene. Ecco qua. E abbiamo inserito anche la lettera I. Questo, così andiamo a separarci anche correttamente in maniera ordinata questo filo, sono i fendinebbia, quindi parte anteriore. Vado a fissarmi anche questi.
Ripeto, non importa dove adesso, l'importante è che siano un po' più in ordine che buttati lì liberi. Questo lo mettiamo qua. Uno qui. E uno qui. Perfetto. E infine non ci rimane che mettere l'interruttore cavo H, che è l'ultimo rimasto. Questo. Sempre con le due parti metalliche verso l'alto, andiamo ad inserirlo qui. Questo. Ricordatevi, con l'unghia del dito pollice contrastate la spinta che avete qui del ricettore, il ricettore è quello che entra, ok? Nel connettore, quello che lo riceve, quindi mi raccomando, ecco fatto. E questo è l'interruttore. Adesso mettiamo soltanto un ultimo pezzo di nastro di carta. Ecco qui, se non ricordo male le batterie erano inserite, vediamo se le ho tolte. Sono inserite, perfetto. Allora, inseriamo il connettore nel suo ricettore del filo rosso e nero. Non dimenticatevi di spostare la leva dell'interruttore acceso spento, questa. Se non vi funziona, provate a rimettere dall'altra parte questo interruttore, perché potrebbe essere quello solo il problema poi. E mi raccomando, le batterie devono essere cariche, altrimenti rischiate di pensare di avere la scheda da cambiare quando è soltanto magari una batteria che non funziona. Bene, proviamo. Allora, cosa ci dice qui? Un attimo che leggo e metto pausa al video. Bene ragazzi, ho letto un po' di cose, mi interessava. Adesso andremo a testare l'interruttore nero, quello che ha la lettera, ve lo dico subito, H, ok? E questo dovrà a pressione far illuminare i 4 LED rossi degli stop, ma attenzione, non devono rimanere accesi, quindi non vi preoccupate se quando lascerete l'interruttore si spengono. È giusto, perché questo funzionerà con la pressione del pedale. Guardate, levo un po' di illuminazione al cubo box, altrimenti non si vede nulla.
Ok, concentratevi su queste 4 luci. Vado a premere l'interruttore del cavetto H, vedete? Premo, luci stop, lascio, si spengono, è giusto così. Poi andiamo adesso a testare il cavetto bianco. Sto leggendo, Allora, adesso, andando a premere, guardate, l'interruttore del cavetto bianco, che è quello con la lettera B, ok? Si devono illuminare tutte e 4 questi, bianchi e blu, più le luci di posizione anteriori, queste. Allora, le lampade bianche e verdi, sto leggendo, che sono appunto le lampade dei fanali anteriori, e sia i 4 LED bianco-blu delle luci fendinebbia. Ok? Andiamo a vedere, premendo l'interruttore bianco. Ecco qua. Come potete vedere, sono accese tutte e 8 le luci. 4 del cavetto bianco e verde, la luce è giallina, e 4 del cavetto bianco e blu. Però attenzione, ovviamente cosa succede se si accendono le luci anteriori? Che devono funzionare anche le luci di posizione, e in effetti eccole qua, luci di posizione accese. A questo punto, se io vado a premere adesso l'interruttore del filo nero, quello che ha la lettera H, io vi faccio vedere tutto, ragazzi, non vi potete sbagliare, ma non mandate avanti i video perché sono più lunghi di tanti altri. Io non vi faccio solo vedere dove va la vite e quale vite va messa, vi spiego tutto, però poi voi mi fate delle domande, le quali risposte sono contenute tutte nel video, dovete solo aver voglia di vederlo bene. Bene, guardate, io adesso, andando a premere questo interruttore del filo nero, si dovrebbero intensificare questi 4 LED. Ecco qua, avete visto? Le luci di posizione rimangono sempre accese, ma i LED si intensificano. Provo a spegnere le luci, ma forse è troppo. Un attimo, questo è al buio, non vedo, non sono un gatto. Ecco qua. Avete visto? Spettacolo. Tutto funziona bene, queste sono le 8 luci accese. Adesso io, ripremendo ovviamente sul cavetto bianco, spengo tutto, sia davanti che dietro. Avete visto? Bene, adesso il montaggio è terminato, accendiamo un po' di luci. Ok, devo anche accendere queste dell'anello luminoso, se si accendono. Ecco fatto. Prendo quello che è stato montato fino a questo numero, il 46, e poi ci salutiamo. E se avete piacere, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Sarete così aggiornati
su ogni mio nuovo video pubblicato. Ecco qua. Questo è il musetto anteriore. Avete visto che progettazione c'è in quest'auto? Meravigliosa. Parafango anteriore lato guida, quindi il sinistro. Qui andrà poi collocato uno dei LED della freccia, tutto in metallo anche questo. Lampeggiante, non funzionante ma vive di luce propria perché è stato riprodotto in maniera splendida. E questo è il motore che sembra vero. Avete visto, anche se non sono posizionati in maniera definitiva, così il modello è più ordinato e avete tutte le luci nella giusta direzione. Ecco, adesso però mi raccomando, ricordatevi cosa dobbiamo fare. Dobbiamo spegnere l'interruttore qua sotto e levare anche la connessione qui. Perfetto. È sempre meglio farlo. Mi piace farvi vedere tutto. Guardiamo un'ultima cosa e poi vado a preparare il montaggio del fascicolo numero 47. Ecco qui. Io vi ho consigliato, come lo faccio per tutti i modelli, di incollarvi tutti i tubi con un collante specifico. Non usate la Loctite, l'Attack non la usate perché cristallizza le gomme e poi si rompono. Comunque incollateli, altrimenti vi troverete tutti poi i tubi staccati e andate a rimetterli poi, è veramente un problema. Bene, ciao ragazzi, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cazzi del vostro tempo, ci vediamo al prossimo video, ciao!